Ciao ragazzi, sono Lori Bart, seconda parte del video del montaggio della City Bike. Se vi siete persi il primo video dello smontaggio lo trovate qui, invece se non avete visto la prima parte del montaggio lo trovate qui. I componenti che rimangono di montare su questa bici sono il cambio, i freni, la sella, i pedali, la catena, il carter e le registrazioni finali. Dato che abbiamo la bicicletta tutta smontata, ne approfittiamo anche per pulire la bici perché ci risulta più facile arrivare in tutti i punti. Iniziamo subito dal cambio. Come vedete è un po' arrugginito, però magari se volete portarlo un po' a condizioni estetiche migliori potete usare questo panno di Scotch-Brite che è molto valido. In questa zona ho già utilizzato lo Scotch-Brite per farvi vedere le differenze. Adesso per velocizzare lo monterò così, poi successivamente lo farò con calma. Su questi tipi di cambio abbiamo questa vite che ha un verso, come vedete ha uno scasso, e quindi anche questa vite ha uno scasso e dobbiamo metterlo nella sua posizione corretta prima di montarlo. Altra cosa importante, qui c'è un dentino, questo dentino si deve appoggiare sul forcellino del cambio. In questo telaio troviamo il forcellino integrato col telaio, come vedete è tutto un unico pezzo. Quel dentino si deve appoggiare in questo spigolo. Mi raccomando perché se lo avvitate sotto il cambio non rimane in tensione. Ok, adesso tocca la catena. Per facilitare il montaggio teniamo il perno della congiunzione verso l'esterno. Ora lo passiamo dietro al telaio, così, e lo mettiamo sul primo rapporto. Poi facciamo passare la catena sulla prima puleggia, così, e poi sulla seconda. Facciamo molta attenzione al passaggio della catena. Come vedete passa sopra sulla prima puleggia e poi passa in mezzo tra la battuta e continua sulla puleggia inferiore sulla parte esterna. A questo punto dobbiamo unire la catena. Per agevolare il montaggio vi consiglio di prendere un raggio vecchio e agganciare il raggio dove c'è la curva, qui, così, e poi dargli una piegata in questa maniera, ok? Così abbiamo il cambio non in tensione e ci risulta più facile il montaggio. Uniamo le due catene e adesso andiamo con lo sbagliacatena. Come vedete abbiamo il perno esterno, quindi ci risulta più facile il montaggio, e mi raccomando di inserirlo all'interno perfettamente allineato perché altrimenti può puntare e non andare su correttamente. Avvitiamo piano, come vedete è un pelo storto, però se io spingo piano si raddrizza e facciamo questo gesto, spingiamo un po' dentro e poi svitiamo, così. In questa maniera gli diamo una bella mano a inserirsi all'interno. Attenzione a non passare di là se non avete il fine corsa dietro, quindi il perno deve stare perfettamente nel centro della catena e svitiamo. Può succedere che la catena rimane bloccata perché quando si uniscono le catene si bloccano, quindi noi facciamo questo gesto, prendiamo da due lati e verso l'esterno e l'interno così, e facendo questo gesto verso l'esterno e l'interno sblocchiamo la catena. Come vedete adesso è tutta libera. Ora possiamo togliere il nostro raggio che ci ha dato una mano per magliare bene la catena. Ora tocca alle guaine. Se abbiamo delle guaine in buone condizioni le possiamo riutilizzare oppure le sostituiamo. Di questa bici sono ancora integre e quindi le rimonto. Arrivati a questo punto lubrifichiamo un po' con del grasso al litio. Ok, così evitiamo la ruggine e inseriamo. Ok, adesso facciamo il passaggio dei cavi sul telaio. Passiamo ora sulla prima guida, così. Poi sotto il telaio troviamo queste guide, quindi infiliamo il cavo all'interno.
Ok, adesso bisogna collegare il cavo al cambio, quindi manca un pezzo di guaina che riutilizzo quella vecchia perché è ancora in buone condizioni. Inseriamo. Ok, anche qui dobbiamo utilizzare del grasso per evitare la ruggine e avere un cavo più scorrevole. Mettiamo il grasso nella parte dove sarà all'interno della guaina, quindi questa zona, così, e montiamo. Facciamo passare il cavo dentro questo registro. Mi raccomando, il registro avvitatelo tutto, così avremo più range di registrazione. Ok, ora con la chiave da 9 andiamo a fissare il cavo sul cambio in questa maniera, così. Ok. Fissiamo ora i comandi cambio e le leve freno. Ok, ora verifichiamo se il cambio funziona. Ok, in questo caso non sale sull'ultimo rapporto, quindi dobbiamo vedere la tensione del cavo. Può darsi che sia lento. Ritorno sulla prima marcia. Effettivamente il cavo è molto lento perché inserendo le guaine nuove si devono assestare e quindi dobbiamo tensionare di nuovo il cavo. In questo caso lo tensiono dal registro perché prima ho avvitato tutto, quindi ho del margine. Ricontrolliamo di nuovo. Ok, come vedete è salito sull'ultimo rapporto ed è ok. Continuiamo ora con le guaine dei freni, anche queste sono in buone condizioni, quindi le riutilizzo. Mi raccomando, ricordatevi sempre i capi guaina in fondo al cavo, perché altrimenti non frena bene, fa la molla. Mettiamo del grasso al litio anche al filo del freno, mi raccomando. E passiamo il cavo sulle guide del telaio. Ora passiamo il cavo all'interno delle curve. Se vedete che avete il filo spellato, vi consiglio di tranciarlo, così diventa più semplice il montaggio. Ok, ora il gommino, mi raccomando anche questo, e agganciamo il tubicino al freno. Ora fissiamo il cavo del freno. Lasciamo un po' di gioco, non teniamo tutto in tensione il cavo. Ok. Aggiungiamo ora un terminale filo per evitare che si sfilacci. E serriamo con le pinze. Diciamo che la parte meccanica è sistemata, ora montiamo i parafanghi prima del portapacchi, così ci risulta più facile. Come vedete qui abbiamo sul telaio due fori di fissaggio, uno lo riserviamo per il parafango e l'altro per il portapacchi. In questa zona va fissato il parafango anteriore, così con la vite. Ora montiamo il portapacchi, come vedete qui c'è una piastra di fissaggio che va collegata su questa parte del telaio. Ok, siamo arrivati al carter, come vedete è perfettamente combaciante perché lo abbiamo registrato prima di fissare il movimento centrale, quindi basta fissare con le viti il nostro carter.
I pedali, come ben sapete, hanno il verso destro-sinistro, c'è scritto sopra L, quindi sta alla parte sinistra, R sta sulla parte destra, right. Montiamo lo sgancio rapido, sella. Ok, abbiamo finito. Mi raccomando, prima di andare in strada controlliamo tutto che sia ok e che abbiamo montato tutto a regola d'arte. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.